Negli ultimi anni ho avuto la fortuna di fotografare alcune tra le auto più belle e rare al mondo e sicuramente tra queste ci sono le Pagani Automobili. Pagani Automobili è una casa automobilistica italiana e produce hypercar. All'interno di questa nicchia è assolutamente un sinonimo d'eccellenza. Lavoro su vari progetti insieme a questo marchio da parecchi anni, purtroppo non come collaudatore, anche se qualche volta mi è capitato di guidarle, e nel 2018 mi è stato proposto di realizzare gli scatti fotografici da inserire all'interno del primo libro riguardante tutti i modelli di Pagani costruiti dal giorno zero, scritto dall'amico e collega Luca Venturi. Come in tutti i progetti, l'ambizione iniziale è enorme. Siamo partiti con l'idea di portare la Zonda telaio numero 6, che era la prima con il carbonio e vista, sull'Etna per poter giocare con questo sfondo nero su nero. Avremmo voluto portare la Wayra Roadster sul lago di Garda, su una pedana galleggiante, ma purtroppo quel giorno pioveva. Quindi, come in tutti gli shooting, ci siamo dovuti adattare. Per scelte editoriali si è optato per utilizzare tutte le auto di proprietà di Pagani Automobili, quindi quelle presenti nel museo, che ovviamente è rimasto chiuso durante i giorni dello shooting, e per questo abbiamo deciso di concentrare tutto all'interno di una settimana. In una settimana abbiamo fotografato 7 macchine, e mentre per l'8ª abbiamo utilizzato uno shooting che era stato fatto in precedenza nel 2016 in Sicilia. In Sicilia abbiamo fotografato la Wayra BC e queste iniziali stanno per Benny Caiola, che era appunto siculo di origini e si è trasferito poi a New York, ha creato un impero immobiliare dimostrando cosa fosse veramente il sogno americano in quegli anni. E lui è stato il primo cliente di Pagani Automobili e quindi Orazio Pagani ha voluto dedicare questa macchina a lui. Le condizioni che abbiamo trovato al nostro arrivo in Sicilia sono state abbastanza anomale, in quanto appena abbiamo scaricato la macchina dal camion è arrivata una bufera di neve che ci ha tenuti bloccati in albergo per 2 giorni. Ma stai sciando praticamente, Andrea? Stai sciando? Per fortuna sia io che il team di Pagani Automobili eravamo pronti per lavorare in questo tipo di condizioni, in quanto pochi giorni prima eravamo in Svezia al Bosch Test Center, dove abbiamo realizzato degli shooting durante i test sui vari controlli di stabilità, trazione, frenata. La location principale dello shooting svedese sono stati i laghi ghiacciati di Arjeplog. Drifting, attrezzatura veramente messa a dura prova, temperature che passavano dai -35 a qualche grado sopra lo zero e crepe nel lago che si aprivano sotto i nostri piedi.
Oh, it's okay. It's fun. Sempre in Sicilia, la sera che era destinata al sopralluogo, c'era un tramonto pazzesco e mi stavo mangiando letteralmente le mani, in quanto le auto sarebbero state pronte per essere fotografate solamente dal mattino successivo. Quando tutto ad un tratto si presenta Orazio Pagani, non con la nuova Wayra BC, ma con la Zonda F telaio numero 51, appartenuta a Benny Caiola e poi riacquistata dall'azienda, e abbiamo avuto una finestra di pochissimi minuti per realizzare degli scatti, tutti ovviamente in luce naturale, però sono degli scatti a cui sono particolarmente affezionato, in quanto essere in location con un tramonto del genere mi è capitato veramente poche volte. E mi ricordo ancora come fosse ieri che Mr. Pagani, prima di andare via, ha iniziato a fare avanti e indietro come un matto, tra le urla tra l'altro del proprietario della pista che aveva appena riasfaltato tutto. Ed è proprio quasi a buio, circa 20 minuti dopo il tramonto, che è arrivata anche la Wayra BC e sono riuscito a fare una foto, un light painting. Personalmente amo mettere in scena quella che è la verità fotografica, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti e le imperfezioni del caso. Non amo fare uno swap di un cielo o fotografare un'automobile in un parcheggio ed inserirla nel Grand Canyon. Penso che la post-produzione sia comunque uno dei momenti chiave di tutto il processo fotografico, soprattutto per quel che riguarda i contrasti, il bilanciamento dei colori. Personalmente il punto massimo a cui cerco di spingermi è il light painting. È una tecnica che ci permette di dare un look commercial a quello che è il nostro shooting, senza però dover portare in location del butterfly con tutto quello che ne consegue, quindi stativi, persone che le muovono, grandi luci. È una tecnica che ho utilizzato per lo shooting del calendario Pagani del 2016, il cui intento era quello di svelare la Wayra BC poco per volta, mese dopo mese, come ad esempio la fotografia in cui si vede la Wayra Coupé con l'ombra della Wayra BC alle sue spalle. Si parte praticamente da luce zero e da lì andiamo a illuminare tramite multiscatto tutte le zone a cui vogliamo dare importanza. Di norma effettuo dai 5 ai 10 scatti, con una durata di esposizione all'incirca dai 5 ai 10 secondi, poi li vado a unire con Photoshop. Nello specifico tendo a illuminare sempre il laterale, dando un sacco importanza a quella che è la linea di cintura, i cerchi, gli interni. Cerco sempre di dare un highlight a quelle che sono tutte le superfici superiori della macchina, questo per delinearne la silhouette, specialmente per le macchine nere. Il momento in cui preferisco scattare è sicuramente quella fase che c'è tra il tramonto e la blue hour, quei pochissimi minuti in cui secondo me alle foto si riesce a dare una marcia in più aggiungendo quel tocco di luce. La maggior parte delle fotografie che ci sono in questo video le ho realizzate con la D810, la Nikon. Prediligo l'utilizzo delle ottiche fisse, ma il 24-70 2.8 stabilizzato insomma, è sempre disponibile. Quando non ci sono le condizioni per eseguire il setup delle luci, per fare un light painting o comunque per esigenze dettate dalle tempistiche, quello che faccio è scattare solitamente con una camera, un trepiede e un filtro polarizzatore sull'obiettivo scelto. Tramite questa tecnica riesco ad eliminare, facendo roteare il filtro, tutti i riflessi sulle zone desiderate e poi anche qui tramite il multiscatto posso unire la foto da cui ho tolto i riflessi su una fiancata a quelli da cui li ho tolti ad esempio sul cofano.
Due dei capitoli del libro, ovvero quelli riguardanti la zonda telaio numero 6 e numero 51, sono stati realizzati all'interno del Parco del Gran Paradiso. È un posto a cui sono molto affezionato, in cui vado da quando sono bambino, e abbiamo concentrato tutti e due gli shooting di queste macchine in un giorno solo. È stato scelto di far tutto in un giorno solo anche per motivi di budget, in quanto per scattare all'interno del Parco del Gran Paradiso servono dei permessi. Questi permessi sono anche molto costosi. È stato super intenso, però allo stesso tempo avere a disposizione due auto del genere nei tuoi posti di casa e a livello professionale è veramente realizzare un sogno. Penso che una delle cose più importanti in questo lavoro sia sapersi adattare, saper scendere a dei compromessi e portarsi a casa comunque vada il lavoro. Non sempre riusciamo a portare un'automobile in una pineta di notte, non sempre abbiamo la luce perfetta, non sempre abbiamo la location perfetta. Come per la Wire ABC, anche per la Zonda R abbiamo deciso di fotografare l'automobile su una pista d'atterraggio. Avevamo la location in esclusiva, ovviamente, almeno così si pensava, perché infatti ad un certo punto un tizio mi si avvicina e mi dice: guarda che preparati che tra poco eventualmente dovrai spostare la macchina dalla pista perché deve atterrare un ultraleggero. È strano perché mi trovavo in questo piccolo aeroporto e tra l'altro in quel momento ero da solo perché la macchina era stata appena posizionata, tutti i meccanici si erano allontanati. Non è una macchina street legal in cui basta entrare, mettere le chiavi ed accendere. Per muoverla servono i meccanici. Quindi gestire lo stress e cercare di trovare la soluzione migliore per portare a casa degli scatti nonostante, come in questo caso, ci sia una pessima luce e tutto che ti rema contro, è spesso più importante di tutti quelli che sono i vari tecnicismi del caso. Spesso capita di fotografare in aperta campagna, magari con una luce piatta, oppure vicino a una zona industriale. Ecco, in questi momenti qua penso che sia molto importante dare uno spazio maggiore all'automobile stessa all'interno dell'inquadratura. Ovviamente tutto ciò va a discapito di quella che è la composizione nella fotografia, ma in questi casi qua penso che il goal debba essere uno solo e quindi mostrare queste macchine per come sono realmente, quindi sono estremamente basse, estremamente larghe e estremamente aggressive. Prediligere lenti lunghe e scattare da molto distante possono sembrare dei consigli ovvi, ma forse non lo sono.